Siamo live! Ciao Fabrizione! Buonasera a tutti, Quelli buoni, quelli belli e quelli brutti? Come va soprattutto quelli brutti. Fabrizione? Tutto bene? Sei in Tutto bene. forma? Sì, poi quando dobbiamo far vedere cose nuove È è sempre un sempre piacere. un'emozione. È sempre un piacere, certo. E poi quando si vedono le cose nuove fatte bene è anche ancora più piacere, diciamola tutta. Ma noi facciamo vedere sempre cose belle, è difficile che facciamo vedere cose brutte. Sì, sì, solo noi siamo brutti, tutto il resto è bello, Sì, mettiamola così. dobbiamo compensare. Esatto. Allora ragazzi, finalmente sono usciti i Davidoni Pro, la nuova versione dei famosi Davidoni. E abbiamo anche un'integrazione dei Davidoni classici con i colori che sono stati super richiesti. Quindi oggi c'è stato il video con Nicola Matacchi, è uscito alle 8 di sera, abbiamo svelato questi Davidoni, però a me sembrava corretto presentarli in un modo ancora un po' più serio proprio con il nostro amico Fabrizio, che ci è stato di assoluto aiuto nella scelta del nome. Ciao Michele Sanna, ciao ciao. Inizio subito mostrandoveli, così vi fate già, chi non ha visto il video prima, può farsi un'idea ora. Eccoli qua, mettiamoli dritti. Questi qui sono i nuovi Davidoni Pro. Che sono Come uguali ai miei vedete, poi? prego? Sono uguali ai miei? O tu ne hai speciali? No, veramente sono diversi, come mai? Eh. Sto scherzando. Sono uguali, sono uguali. E dopo ci sono anche le nuove colorazioni dei Davidoni classici, che sono anche quelle veramente bellissime. Guardate qua, questo rosa, come dice Nicola, è veramente stupendo. Dopo c'è l'azzurro, c'è il viola, e c'è il Coca-Cola, però versione Davidone, che non è proprio il Coca-Cola originale, ma insomma va bene. Come per i Davidoni classici, quelli dell'altro anno, vi ricordo sempre che la cosa fondamentale da vedere per capire la fluorescenza dell'artificiale è il colore dell'occhio. A seconda del colore della pupilla, l'esterno dell'occhio, il bianco, chiamiamolo, che non è bianco, appunto in questo caso è azzurro, noi capiremo qual è la fluorescenza dell'artificiale. Questi per esempio sono fluorescenza rosa, questi sono fluorescenza blu e questi sono i Davidoni classici con i 4 colori nuovi. E dopo invece abbiamo i Davidoni Pro, che ragazzi, questa sono veramente tanta roba. Allora, le caratteristiche principali dei Davidoni Pro è un'evoluzione appunto del Davidone classico. Cosa abbiamo fatto? Ho cercato di mettere ancora più in evidenza la testa dell'artificiale. Occhi rossi e grandi e bicolor con la testa rossa, in questo caso, corpo fluorescente glow bianco, questo butta sull'azzurro, e anche la colla dell'artificiale è di un blu. Quindi diciamo che c'è molta attenzione a tutto quello che sta vicino alle arpette. Il corpo rimane un po' più, diciamo, normale, classico. In questo modo incrementiamo ancora di più le ferrate, soprattutto quando questo artificiale lavora in corrente, lasciando la canna proprio ferma. Questi sono artificiali che non devono essere mossi tantissimo per avere i migliori risultati, devono essere mossi poco. La posizione che prendono quando sono in pesca è questa e tendono a tenere tutto il corpo con il filo teso verso l'alto, quindi non cadono sul fondo, riescono a mantenere in verticale tutta la paratura. Sono degli artificiali molto belli. Allora, per quanto riguarda, vedo adesso vorrei rispondere subito a qualche commento, vedo che c'è già qualcuno che ci sta scrivendo. Allora,
Buonasera Michele Sanna, Fabio Varsi, ciao, Maurizio Cardinali, ciao, Francesco Stefanelli. È stato risolto il problema del fatto che si staccavano le ancorette con tutto il calamaro appeso? Allora, è successo in qualche artificiale dove la testa era un po' troppo piccola. In fase di costruzione adesso questa parte qui è stata comunque rinforzata. Sono artificiali in schiuma di resina, quindi è chiaro che se io lo prendo così e faccio una forza elevata, andrò a romperlo in questa punta, in questo punto qui, perché è come se fosse legno di balsa. Però nell'uso normale, devo essere sincero, a me non è mai successo di staccare una parte con un calamaro. Ho visto rompersi questo punto qua con qualcuno che ci ha messo il piede sopra. Questo è successo anche sulla mia barca. Ci metti il piede sopra, ci sta, si può rompere. Per quanto riguarda il peso, la trazione, io ho fatto dei test anche proprio con del filo a tirare, bisogna tirare proprio fortissimo per riuscire a romperlo. Tu, Fabrizio, hai qualche riscontro da questo punto di vista? Allora, io ho, ovviamente, avendone venduti l'anno scorso migliaia, parliamo di molte migliaia, qualche artificiale indietro col gancetto staccato l'ho avuto. Però io, per la mia esperienza, io li ho usati tanto e li maltratto, nel senso in pesca. E io non ho mai rotto uno, quindi bisogna sempre capire come poi le persone li usano e soprattutto quello che mi preme è come vengono messi a posto, stivati, perché molte volte gli artificiali magari si rompono quando ce l'hai nella cassetta, prendono delle botte come le canne, prendono delle botte in momenti dove tu non stai pescando perché magari sono messi male e poi ti si rompono definitivamente in pesca. Però oggettivamente io, i miei, ma neanche da tutti i miei amici con cui sono andato a pesca, ho mai visto un Davidone rotto in pesca, cioè che si sfila. Secondo me c'è sempre un problema a monte. Poi ricordiamo che sono dei prodotti comunque artigianali, praticamente Partiamo fatti a uno a mano, uno. Sì. quindi ogni tanto qualcuno si può rompere. Spesso e volentieri li abbiamo sostituiti ai clienti, anche Nicola è sempre stato molto tranquillo su questo, però quando inizi a romperne svariati, secondo me bisogna iniziare a pensare che forse stiamo facendo qualcosa di sbagliato in generale, perché uno ti si può rompere, due forse, ma quando inizi a rompere di più vuol dire che c'è qualche problema. Come io ricordo il problema nei Seika, che io ho venduto per tanti anni, che sono degli artificiali molto morbidi, con l'anima in Teflon molto morbida, se tu li trattavi male o giravi l'artificiale con forza si spezzavano. A me personalmente non ho mai rotto. I clienti li rompevano tutti. Evidentemente bisogna iniziare a capire che questi artificiali non sono fatti in piombo, ma vanno un pochettino gestiti. Secondo me. Assolutamente. Io comunque vorrei provare a farli vedere proprio con un po' di luce, vediamo se ce la faccio. Facciamo un po' più di penombra. Vorrei farveli vedere come si vedono con l'illuminazione UV. Allora, adesso ho tolto la lampada, non so se riesci a mettere a fuoco però il telefono. Poco. Adesso sì. Questo è il rosa. Guardate come vengono fuori gli occhi. Adesso vi faccio vedere un Davidone Pro. Aspetta. Perché è interessante anche questo discorso, no? Ovviamente. Qua non riesco, perché c'è comunque tanta luce. Aspetta. Devo dare un po' di luce perché sennò non si vedono. Un peccato, perché è difficile fare sta cosa, no? Va fatta al buio completo, se no non Va riesco. fatta al buio perché non... sono sia gli occhi fluo, ma dopo tutto il decoro che c'è anche intorno, poi anche il telefono vedo che ha difficoltà a far vedere sto colore. Io lo vedo benissimo, però ha difficoltà il telefono, effettivamente. Vediamo se riesco... Cioè, si riesce a vedere che comunque sono carichi, no? Si vede Sì, un po'. sì, 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 sì.
cambiato completamente luce proprio. Poi Ma no, così purtroppo dovrò fare delle registrazioni al completo buio. Adesso qua a me dispiace un po' andare a fare il buio totale in diretta. Comunque hanno dei colori splendidi, funzionano veramente molto molto bene. Ho visto qui anche un'altra domanda da un amico. Per il Golfo di Trieste vanno bene, ma vanno benissimo. Ho tantissimi amici che li usano qua in Golfo. E un'altra cosa che voglio anche dire a tutti, vanno benissimo a traina. Poche persone sanno questa cosa, pensano che siano degli artificiali classici o pai che vanno utilizzati quindi soltanto in modo classico pescando a tataki. Questi artificiali funzionano benissimo anche a traina a velocità molto lenta, anche sotto il nodo, un nodo 0,8, e vanno molto bene quindi anche in alta profondità. Si può fare una piccola catenella. Io pesco con 2-3 artificiali messi uno dietro l'altro. Questi, anche quando la barca si ferma o rallenti perché magari peschi con 2 canne, su una è il calamaro e l'altra no, puoi comunque recuperare il calamaro e stare con la barca fermo, e questi tenderanno a salire, non andranno a cadere sul fondo, quindi vanno più che bene. Ovviamente nell'ultimo devi mettere per forza un rapala, perché sennò questi ti rimangono proprio a galla, non li riesci a far scendere. Con il rapala riesci a calare tutta la catenella, e prima deve esserci chiaramente anche un piombo guardiano. Quindi si mette un piombo guardiano a 50 centimetri dal primo artificiale, non deve essere molto lontano, non stiamo pescando dentici o altre cose. Si fa la classica montatura, qui ci sarà la prima girella tripla, qui si va a appendere o semplicemente lega il piombo guardiano. A seconda della profondità che stiamo pescando partiremo dai 150 grammi, ma potremo arrivare anche ai 400 grammi, 450 grammi, se peschiamo a 50, 60, 80 metri di profondità. E andiamo piano piano a 0,8 un nodo, ma 0,8 secondo me è proprio la velocità perfetta. Vi posso assicurare che se c'è un calamaro in zona, si lancia e lo prendete. In Golfo qui a Trieste, pescando con i 200 grammi a 25-27 metri, si fanno veramente delle grandissimi carnieri di calamari, perché si vanno proprio a cercare. Poi qui abbiamo un paio di tubi, il tubo dell'acqua, andiamo a seguire il tubo avanti e indietro, e lì i riscontri ci sono sicuramente. Allora, anche in questo caso abbiamo cercato di fare dei colori il più possibile quelli che possono funzionare meglio, no? Quindi abbiamo il Testarossa, che è micidiale, va veramente molto molto bene, sono molto contento di questo artificiale, ha una fluorescenza azzurra tutto il corpo, occhio rosso, grande, bellissimo, la colla diventa di un blu intenso. Abbiamo questa che ha i colori sull'azzurro blu, anche questo è un artificiale che sull'acqua limpida veramente quest'estate ha pagato tantissimo. Un altro artificiale molto interessante è questo qui, testa rosa, corpo verde scuro, marrone, molto bello anche questo. Dopo abbiamo un'evoluzione del Coca-Cola, che non è Coca-Cola originale, però si avvicina tantissimo come colore, quindi testa chiara, corpo un po' più scuro. Questo è veramente un artificiale che fa una differenza enorme. So che è bruttino come colore, magari tanti non lo scelgono perché dicono non gli piace, però vi posso assicurare che in pesca questo qua fa una differenza enorme. Tu cosa dici, Fabrizio, su questi colori, sul marrone? allora, anche questo non piaceva, però, eh, però funziona. Ovviamente, quello continuiamo a averlo solo noi, giusto? Sì, per il momento sì. Per ora ce l'abbiamo solo noi. Beh, Beh, per dire il vero, guarda, c'è il colore del Davidone classico che è sì, uscito. Per gli ma amici che si sono accodati ora al video, abbiamo anche dei colori nuovi sui Davidoni classici, sono questi colori qui. Ecco qua, per fare la serie praticamente dei 10 Davidoni. Quindi anche qui, e abbiamo ancora il rosa, che adesso no, qui non lo 11, vedo, però eccolo qua. 11. Sì.
quindi diventano 11 con il rosa. Guardate un po', che meraviglia. Diciamo che col marrone adesso siamo abbastanza coperti con questi due, dai, per ora siamo coperti, poi più avanti, se fate da bravi, si vedrà. Giusto? Giusto, giusto. No, questi qua sono i colori che abbiamo scelto per completare la serie di Davidoni, così la serie Davidoni è finita. E dopo ci sono i bicolor. Hanno delle valenze diverse uno o l'altro? Uno è meglio dell'altro? In realtà non è che ci sia una differenza sostanziale per cui uno dice ah beh, con questi qua ho risolto il problema della mia vita e faccio tutto. È anche bello cambiare, no? Quindi in certe situazioni si usa un artificiale, in altre situazioni si usa l'altro. Sicuramente il Davidone classico non è passato di moda e sta funzionando tantissimo. Io ho veramente tantissimi riscontri da tantissimi amici che quest'estate si sono divertiti un sacco con quell'artificiale. Comunque voglio ripetere che bisogna imparare a usarlo. Usare i Davidoni non è come utilizzare il classico Pi, per esempio della Yamashita. Bisogna muoverlo meno. Vedrete che aumenteranno tantissimo le alamate. Infatti, secondo me, è un artificiale forse meno tecnico sotto un certo punto di vista rispetto a altri artificiali o Pi, ma proprio perché riesce a lavorare da solo. Non sei tu che gli imprimi un movimento particolarmente complesso per riuscire a funzionare che farlo funzionare bene. Ecco, l'unica differenza rispetto agli altri oppai che devi stare molto attento e avere una canna anche molto sensibile, perché tante volte c'è l'attacco del calamaro che prende l'artificiale ma non pompa e non scappa subito via e quasi quasi non ti accorgi. Anche per questo motivo il bracciolo, cioè il collegamento tra il moschettone e la madre, deve essere molto 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 corto. Non dovete fare braccioli lunghi, non si devono... I braccioli lunghi si possono fare solo se c'è tanta corrente o se andate a traina, allora sì, va benissimo. Però se state pescando a tattacchi con questo artificiale che si mette in questa posizione, piccoli movimenti e stare attaccati al trave, proprio attaccati. Fabrizio, secondo te? Guarda, io mi trovo benissimo con questi artificiali per un motivo semplice, perché io l'avete sentito 1000 volte, non faccio grandi movimenti quando faccio tattacchi in generale. Preferisco tenere la canna ferma proprio per vedere questi micro particolari, quando lui tocca, soffia o semplicemente spiomba. Quindi faccio ogni tanto il movimento, ma spesso e volentieri tengo il filo in tensione con la canna dritta. Sarà anche per questo che io mi sono sempre trovato molto bene con i Davidoni, lo si è visto anche in alcuni video che abbiamo fatto facendo test, io ho sempre messo i Davidoni e hanno sempre funzionato, probabilmente perché, ripeto, io non sono un gran muovitore di canna, lo faccio in alcuni momenti quando mi sembra che il calamaro non si stia muovendo, ma in generale preferisco tenere la canna molto ferma. Quindi questi artificiali probabilmente sono perfetti per quello che faccio io, però poi ci sono tanti modi. Però c'è un segreto, Davide, che non so se anche tu lo conosci, per far funzionare bene questi nuovi Davidoni. Uno, purtroppo è stato fatto, è se vuoi far funzionare bene i Davidoni, devi per forza metterti questa maglietta, altrimenti i Davidoni non funzionano. Non vanno, non vanno. Adesso lo possiamo dire che qua ci sono tutte le novità? Sì, sì, lo possiamo dire. Ok. Non volevamo spoilerare nelle volte prima troppe cose, però qua ci sono tutte le varie novità. E anche qua c'era la novità, qui davanti, Davidone. Questo, scherzi a parte, è un gran colore. Quello infatti, Anche di volevo altre proprio, marche è un lo stavo colore che prendendo è andato adesso, molto bene. lo volevo far vedere perché questo proprio, secondo me, questa sarà un po' la novità di questa serie. Questo colore qua ha dato una soddisfazione pazzesca, veramente. Un sacco di alamate. Ma perché sono proprio i veri classici colori da calamaro alla fine. Qui abbiamo il rosso, il verde, sono dei colori particolarmente interessanti e l'occhio rosso qui viene fuori benissimo su questo artificiale, quindi questo qui è veramente micidiale. Voglio dire una cosa, io so già
che questo qui sarà in assoluto quello che verrà venduto di più, perché il Testarossa in generale è l'artificiale che viene venduto di più, però non sottovalutate gli altri colori, perché ultimamente il Testarossa di altre aziende non sta facendo grandi differenze, mentre invece vi faccio una cosa che sta funzionando e che molta gente un po' snobba, è il viola. Io stesso non ci credevo, e qua abbiamo sia il bicolore che No, il no, il viola monocolore. funziona, come no? Il viola è un artificiale che nell'ultimo anno sta avendo un sacco di successo, giusto per non stare sempre con gli stessi colori. Poi continua a dire che questo sarà Ma sempre più guarda venduto. che Però, io non vorrei dire, ma anche il Yamashita, i viola di Yamashita erano un cavallo di battaglia di Yamashita negli ultimi anni, gli ultimi 2 anni, un anno Yamashita fa. nella nuova serie di viola ne ha messo almeno due Esatto. nuovi, quindi se tutte queste aziende continuano su questi colori c'è un motivo, mentre No, ma anni addietro il viola non si usava mai, non ce l'aveva nessuno e non si usava. il viola è un colore pazzesco. Sì. È un colore pazzesco. Aspetta che abbiamo qualche messaggio. Allora, Davide da Venezia, ciao Davide. Manlio Mulattieri per il Golfo di Trieste vanno bene, sì, ho già risposto. Oh, abbiamo anche Matacchi che ci saluta. Ciao ragazzi. Lui è Grosso in modo siamo ferie, qui anche noi noi. qui a lavorare per lui e lui in ferie. Esatto, Bella esatto. la vita così, eh? Domanda da 1.000.000. Se doveste pescare per sempre, solo con artificiale, scegliereste gli oppai Yamashita o i Davidoni? Difficile. Io non ho dubbi. Difficile. Una risposta difficile, e qua, ripeto, io vi faccio vedere che parlo tanto di Davidoni, però non sono... Io sono dell'idea che i Davidoni fanno grandi pescate, mi hanno salvato la vita un sacco di volte, come mi hanno salvato la vita un sacco di volte anche gli Yamashita e i DTD e anche altro. Ma sì, è ovvio, cioè, però giustamente la domanda è se dovessi scegliere tra Yamashita e Davidoni cosa scegli? Sono due tecniche completamente diverse. Come dire, se dovessi pescare tutta la vita a calamari o solo a traina o solo a tataki, cosa scegli? Sì, ho capito, però a Allora, seconda del momento, la mia risposta è un'altra. Se dovessi andare a pescare sempre con lo stesso artificiale, avrei già cambiato pesca, perché non c'è niente di più bello nella pesca al calamaro che variare i colori e ragionare su come lui sta ragionando. Cioè, quella è la parte bella della pesca al calamaro, perché il calamaro in sé non è un combattente, quindi non possiamo dire che il divertimento è il combattimento come a Cerne o un Dentice. La cosa bella è tutto il ragionamento che devi fare per trovarli con l'ecoscandaglio, esatto. per cercare di farli mangiare quando non mangiano, e questo, ahimè, non mi fa rispondere, nel senso che c'ho momenti dove uso alcune cose, momenti dove magari... Allora, la realtà è che noi utilizziamo tutto. Noi usiamo tutto, io uso tutto. Noi usiamo tutto e dopo quello che sta pagando in quel momento vado magari a utilizzarlo un po' di più. Però devo dire una cosa, a me i Davidoni piacciono anche per la qualità costruttiva, cioè abbiamo parlato prima... Sono opere d'arte, Davide. Sono opere d'arte, sono bellissimi ed è un piacere pescare con questi perché rimangono perfetti anche dopo anni. E questo non succede con Yamashita, perché io ho alcuni colori della Yamashita che purtroppo dopo aver fatto 7, 8 calamari, 10 calamari si rompono, cioè si rompe il tessuto proprio. Cioè, a te non succede questa cosa? Le vecchie serie erano molto delicate, ti racconto. Un giorno addirittura un cliente giocando, l'ha comprato giocando in negozio mentre parlava con me, giocava, quando è andato via il vestitino era già rovinato. Quando ti attaccano i calamari, soprattutto quelli grossi, distruggono gli artificiali. Con questo qua gli rimane un po' sul gargarozzo.
Sono cose completamente diverse, sicuramente. Diciamo che questa domanda ci ha messo in difficoltà, però voglio rispondergli in un modo. Allora, noi lo sapete che ogni anno facciamo la nostra gara di calamari, ok? L'anno scorso io ho fatto una ventina di giorni di preparazione. Dopo una ventina di giorni di preparazione avevo deciso che il giorno della gara, come partenza, avrei usato 4 davidoni bianchi. Questo vuol dire che in 20 giorni di prove, quello era l'artificiale che in assoluto mi stava dando di più fra tutti. Poi la gara è saltata, è stata rimandata, e quando la gara è stata fatta i colori erano completamente diversi. Però se la gara fosse stata la data giusta, io sarei partito con 4 davidoni bianchi. Questo vi fa capire la forza di questi artificiali quando il momento è giusto. Allora, abbiamo qualche altra domanda. Vanno bene anche per le seppie? Sì, assolutamente. Io ne ho pescati tantissime di seppie, anche perché stando fermo e montandola vicino al piombo, veramente è un artificiale micidiale questo. Lo sai come lo montiamo noi con le seppie? Noi facciamo il travetto col piombetto da 40 grammi appoggiato al fondo, un bracciolo da 1 metro col classico gamberone, che può essere Yozui, Yamashita, e questo lo attacchiamo a 50 centimetri sopra, attaccato direttamente sul trave con una bocca di lupo, quindi praticamente attaccato al trave, senza snap e senza niente. E sono veramente interessanti, anche in 4, 5, 6 metri dove noi andiamo a fare le seppie fuori dal porto. Allora, quali differenze con i mattacchi? Sono molto differenti dai mattacchi. Allora, se parliamo di mattaflotti, sono abbastanza simili, ma almeno a mio avviso hanno una marcia in più, perché i mattaflotti hanno l'occhio praticamente che sta sulla parte qui, e quindi io sono dell'idea che quando il calamaro attacca di più su questa zona qua, e se il calamaro attacca qui rischio di perderlo perché sei molto distante rispetto alle arpette. Poi il discorso dei 3 occhi è anche un discorso fondamentale, perché in qualsiasi posizione si trova l'artificiale, comunque hai sempre un occhio visibile. E questa è un'altra cosa importante, perché dai un punto di riferimento al calamaro. È ovvio che il calamaro attacca anche se non ci fosse assolutamente nulla e se il corpo fosse tutto completamente uniforme, ma qua stiamo parlando di cose che semplicemente fanno aumentare di un po' il catch ratio, cioè l'occhio ti aumenta, non so, il 5%, il colore ti aumenta il 10-20%, il fatto che le arpette sono molto affilate ti fa aumentare altri il 5%, cioè gli artificiali funzionano così, non è che questo perché ha 3 occhi e allora funziona, e uno che non ha occhi è tutto tinta unita, allora per forza non deve funzionare niente. Ci sono tanti motivi per cui magari aumenti sempre un po' di più la possibilità di catturare un calamaro, ma non c'è l'artificiale perfetto. E in più anche questo artificiale potrebbe essere perfetto, ma varia comunque nel tempo, quindi magari oggi è perfetto un determinato tipo di artificiale e già da domani o un'ora più tardi quell'artificiale lì non è più il migliore, ma ce n'è un altro. Poi questi davidoni, mattaflotti, mattacchi sono degli artificiali secondo me che sono anche bellissimi da collezionare. E in più anche ti affezioni a certi pezzi. Io vi posso assicurare che ho un amico, che aveva un davidone con cui aveva pescato tantissimo, e purtroppo un giorno l'ha perso, e l'ho sentito al telefono, mi ha fatto quasi tenerezza, gli ho spedito subito un altro, ma no, quello lì ci tenevo tantissimo, non si trova più, non trovo più il colore, eccetera. Va bene, dai, te lo mando io ce ne ho un paio di ancora di quel colore lì, e mi ha fatto comunque piacere. No, allora, ci sono persone, posso dire ancora questo, ci sono persone che hanno detto: "Ho pescato con questi artificiali, non mi hanno dato soddisfazioni in più rispetto agli altri". E ce ne sono, però ce ne sono tanti altri, che mi dice che hanno pescato tantissimo, quindi, sono contento, nel senso, ecco, per esempio io pesco con 2 canne, in una Yamashita e una i davidoni.
Questa è un'altra domanda. Da kayak, usando una sola canna, va bene un 10-40 grammi come spinning edging? Ma sì, potrebbe andare anche bene, insomma, è un po' Sì. leggerina forse, ma sì, ma va bene. Da kayak sei così fortunato a stare vicino all'acqua, che tra l'altro, ragazzi, mi è arrivato il kayak. Adesso, proprio la prossima settimana, inizio a fare l'impianto elettrico a bordo, perché non ho avuto tempo, è stata un'estate massacrante per me questa. Però adesso comincio a allestirlo, quindi da settembre mi vedrete col kayak andare anch'io a fare sti calamari, che non vedo l'ora. Allora, dopo abbiamo ciao Fabrizio Davide, ok Davidoni, ma una volta pescati i calamari, come mantenerli vivi tutta la notte? Quali consigli in attesa di un video dedicato? Ma per dire il vero c'è un video riservato agli abbonati dove vi spiego la mia tecnica, che funziona benissimo già da tantissimi anni, per tenere i calamari vivi di notte sotto la barca, che non è la classica tecnica dei tubi, che secondo me è una rottura di scatole pazzesca, prendere tutti questi tubi, tirarli a bordo, non hai dove metterli. Quindi io ho sviluppato quella tecnica, però non la voglio fare pubblica per migliaia e migliaia di voi, perché non mi sembra corretto rispetto a chi invece mi supporta e quindi è un abbonato al canale, che però in tanti mi hanno confermato che questo sistema funziona, soprattutto d'estate, no? Ma anche d'inverno, ottobre, novembre, dicembre. Rimangono vivi fino a 3-4 giorni anche. L'importante è dargli qualcosa da mangiare, perché i calamari hanno comunque un bioritmo molto veloce e devono mangiare. Se per 3-4 giorni non gli dai da mangiare, muoiono. Comunque con questo sistema rimangono vivi, non si rovinano, non si graffiano. Chi è interessato si vada a vedere il video. Tornando alla live settimana scorsa su pesca a K in piena estate, può essere tutto valido per la pesca in massimo 25 metri d'acqua sulle tenue a 6 metri alla miglia da Jesolo? Grazie come sempre, Professore Davidoni. Sì, assolutamente sì, come no? Certo, certo che è validissimo. Ma poi lì avete un sacco di calamari, parte di Jesolo, là fuori. Non serve neanche andare così fuori, è già 1 miglio, 2 miglia dalla costa. Ne ho pescati tantissimi, fuori Lignano, fuori Jesolo. Bene, penso di aver fatto tutte le domande. Allora, Fabrizione, qualche altro consiglio da dare sui Davidoni? Di provarli, chi li prova, prima tu hai detto una cosa, che alcune persone ti dicono che Davidoni Funzionano benissimo, vedi? Oltre alla bellezza costruttiva, sono facilissimi da ripulire dall'inchiostro. Ed è Okay. vero, si puliscono veramente facilissimo perché sono lisci, perfettamente lisci. Perché sono lisci. Però quando voi li avete, provateli, cioè non basta una volta, 2 volte, perché molte persone si abbattono perché li provano 1 o 2 volte e non funzionano. Può No, la prima cosa succedere. che dovete fare è andare a pescare, ragazzi. Sì, gli artificiali non esiste un artificiale magico, esistono degli artificiali fatti bene, come questi, come Yamashita, come le altre cose, e in determinate situazioni questo artificiale vi dà veramente una marcia in più. Rimane, sempre che, ripeto, non lo rompiate, non si rompa per motivi un po' strani, è un artificiale che io ho già da un po' di anni e sono perfetti. Anche quello, non si anneriscono, rimangono puliti, mentre altri artificiali tendono comunque a rovinarsi. Io ce li ho tutti, io ho più di 1500 artificiali, quindi ovviamente ho tutto. E quello che vi consiglio è, abbiate un po' di scelta. I Davidoni sono sicuramente a oggi forse l'evoluzione numero uno che c'è in questo momento, perché gli altri più o meno sono tutti standard. E niente, andate a pesca, testate, provate e non fatevi abbattere da 1 o 2 pescate che possono essere andate male. Perché, ripeto, io li ho testati, ho fatto 1000 video, nei video si vede che peschiamo con quegli artificiali, quindi io non sono particolarmente magico, nel senso che io vado a pesca, prendo gli artificiali, li uso. È così che ho conosciuto Mataki 5-6 anni fa, ho avuto i suoi artificiali, li ho testati semplicemente, mi hanno dato ottime soluzioni e quindi mi è venuto automatico poi parlarne bene, come faccio con tutti, anche perché, ripeto,
ma le persone magari pensano che noi chissà che cosa facciamo, noi semplicemente testiamo delle cose, quelle che ci piacciono poi ne parliamo. Per quello Ma che dico che certo, ma nelle nostre certo. live parliamo sempre di cose belle, perché abbiamo sempre parlato di cose che ci piacciono, mai di cose che ci hanno imposto, non veniamo pagati da nessuno, abbiamo alcune cose che ci piacciono e in automatico ne parliamo e la gente, parlando poi al telefono con me, mi dice sempre che proprio si accorge che noi parliamo di queste cose con entusiasmo, perché sono cose che oggettivamente ci piacciono, a parte il nome, quindi l'ego di Davide, quello lo posso capire, Ma però in no, non è... generale Cioè, l'artificiale... ci ho messo il nome perché cioè, credevo nel prodotto, nel senso che Certo. è il prodotto a cui posso permettermi di dare il mio nome. Di sicuro non gli vado a dare questo nome a un prodotto di cui non sono assolutamente convinto, certo e sicuro, insomma, no? È chiaro. Questo penso che sia la garanzia del fatto che queste cose vengano fatte da noi che siamo alla fine dei pescatori per utilizzarle noi stessi, in primis. Ma Quindi sì, ovviamente. credo che sia al massimo della garanzia. Poi ripeto, provateli, ripeto, non costano 1.000.000 di euro, uno li prova, li testa, ci sarà qualcuno che piacerà. Ne ho mandato non so quanti in Turchia, una quantità industriale, perché dei ragazzi li hanno presi, È ci hanno vero. pescato e poi mi hanno chiamato successivamente e tutti gli amici li hanno comprati. Questo vuol dire che il prodotto funziona. Ricordatevi sempre che funziona meglio se avete la vostra magliettina. Giusto per dire, la maglietta la trovate solo da Matti per la pesca. Sì, quella lì c'è solo il link. Metterò il link anche di questa sul video, sì, Questa in assolutamente. assoluto è solo una cosa che vendiamo noi perché ci piace troppo e noi andiamo a pescare con la maglietta abbinata, perché noi siamo chic anche quando andiamo a pesca. Siamo pescatori chic, Fabrizio. Sì. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo questa domanda, vediamo se riusciamo a rispondere. Buonasera a tutti, vi chiedo una domanda a confronto, soprattutto a chi li usa da molto. Nella mia esperienza con i davidoni mi è capitato spesso di prendere i calamari di lato. Cioè di lato penso che con le ancorette per il mantello le ha presi, A strappo. fondamentalmente. Quello secondo me è proprio un caso, perché capita anche a me di prendere calamari di lato e anche con altri artificiali. Semplicemente nel momento in cui stai facendo il movimento, loro sono lì che attaccano e molte volte li prendi casualmente, perché non penso che ci sia una spiegazione Tecnica che loro tecnica. vanno a strusciarsi, Magari ce ne eccetera. sono molti, ci sono dei branchetti fitti e quindi tu alla fine muovendo su e giù l'artificiale è come se facessi una pesca a strappo. E ogni tanto capita anche a noi, però è capitato con un po' tutti gli artificiali, dai. Ma assolutamente. No, ma comunque sono veramente stupendi questi artificiali, li faccio vedere ancora una volta al colore che piace di più a me, che è questo, che prima l'avevo salvato proprio per ultimo. Questo colore qua a me piace tantissimo. Sulla vecchia serie, vabbè, parlando sempre di Davidoni Pro, questo è eccezionale. Questo Nutella, nocciolina qui è pazzesco, incredibile. Tra i colori dei Davidoni classici troviamo sicuramente il rosa, che è stupendo, il rosa è veramente bellissimo, ma è stupendo non solo dal punto di vista estetico, io sto parlando che è stupendo come funziona in mare, perché se lo vede è meglio del bianco, cioè ha le caratteristiche del bianco e le caratteristiche dell'arancio rosso, secondo me, la somma, però è più luminoso, ha una fluorescenza che è pazzesca. A me dispiace che non si riesce a vedere bene il discorso della fluorescenza, perché quello sarebbe stato proprio l'ideale per capire, guardate, non so. Quello secondo me lo dobbiamo fare bene al buio e magari nel prossimo video, quando faremo vedere un po' di catture, facciamo magari anche Vediamo se ce la questa faccio. cosa della fluorescenza. Diventa veramente, sembra tutto di un altro colore. Facciamo No, un po' vedere. stai diventando Tuvi. Lo so, però non so come fare per far vedere il colore nel modo corretto e purtroppo così davanti alla telecamera è molto difficile, scusatemi.
Comunque è un colore pazzesco questo qua, veramente molto molto bello. Bellissimo questo colore. Con le fluorescenze. Bene Davidone, ragazzi, si è fatta se una avete ancora certa, qualche... Ecco qua, c'è un'altra domanda interessante. Con i medesimi colori, dato che i calamari vedono in bianco e nero, cosa li spinge ad attaccare? Allora, il fatto che un calamaro veda in bianco e nero non vuol dire che non riesca a notare le differenze di colore. Cioè, mi spiego meglio, noi non sappiamo esattamente cosa vedono i calamari. Noi possiamo supporre che loro vedono in bianco e nero perché hanno i bastoncini, cioè all'interno della pupilla della retina, e sappiamo che quelli sono molto sensibili al bianco e nero. Ma forse pochi sanno, ma se fate una prova voi anche questa sera, anche noi di notte, quando c'è molto buio, vediamo in bianco e nero. Se voi tenete una luce piccolissima accesa in casa e tutto il resto in buio, quando la pupilla si abitua al buio, voi non siete più in grado di riconoscere i colori, ma riconoscete le forme. Cioè, le pupille, i bastoncini bianco e nero sono più sensibili alla luce rispetto a quelli che si occupano dei colori. Quindi, in condizioni di scarsa luminosità, sicuramente per chi usa questo tipo di, che ha questo tipo di occhio, ha la possibilità di vedere meglio i dettagli, i particolari. Trasformare questi colori in bianco e nero, secondo me, è una cosa che si può fare e comunque si vedono che sono tutti completamente diversi, perché il verde nel bianco e nero ha una tonalità, un carico colore rispetto all'azzurro, rispetto al giallo, rispetto al bianco, quindi comunque si vedono queste differenze. E anche se un certo colore che dovrebbe corrispondere a un colore, a un grigio, mettiamo i grigi che vadano da 0 a 100, magari una certa tonalità di azzurro potrebbe essere 50 di grigio e magari la stessa tonalità di verde, però con una certa gradazione, è sempre 50 di grigio e quindi quei due grigi dovrebbero essere uguali. Boh, per i calamari non funziona così. Perché? Perché tu devi metterti anche in raffronto con quello che sta dietro all'artificiale. Cioè voi dovete pensare che il calamaro non vede solo l'artificiale, vede l'artificiale che è, diciamo, su uno sfondo e a seconda dello sfondo lui riconosce l'artificiale, il fondo dell'artificiale. Spiego ancora meglio. Se noi avessimo un fondo azzurro e io vi metto un cartoncino azzurro dietro a questo artificiale praticamente sparisce. Anche se è azzurro, se dietro c'è tutto lo stesso colore, voi non lo vedete più, perché sparisce. Ma questo vale per i colori in bianco e nero, ma vale tanto più anche per i colori a colori, appunto. E se io ho un artificiale tutto nero, lasciate perdere questo che è il bicolore, ma se io ce l'ho tutto nero e lo metto su uno sfondo nero, l'artificiale sparisce. Quando noi andiamo a scegliere i colori degli artificiali, dobbiamo tenere presente questa cosa. Tanti mi chiedono che colore mettere la mattina, che colore mettere all'ora di pranzo. Ragionamento perfetto. Ma non pensano alla situazione che hanno sott'acqua nel momento che stanno pescando. Una cosa è pescare sulla sabbia bianca a 20 metri di profondità, per esempio. Un'altra cosa è pescare sopra la Posidonia o pescare sopra la roccia o la roccia nera. Ci sono tantissimi posti dove la roccia è scurissima, per esempio, e sicuramente non è la stessa cosa che come pescare sulla sabbia bianca. Quindi anche il pesce foraggio, secondo me, influisce tantissimo, perché magari il calamaro è abituato a cacciare un determinato tipo di preda, quindi riconosce, anche se secondo me il 90% delle volte il calamaro attacca l'artificiale forse più per curiosità che per... cioè vuole capire se è una cosa commestibile, se è buona, se si può mangiare, eccetera, non perché pensa che sia un pesce che ha già mangiato e quindi gli piace. Io sono un po' di questa idea. Detto questo, quando noi andiamo a cercare i colori, dobbiamo sempre pensare cosa abbiamo, sì, come meteo, quindi
se il cielo è sereno, se è nuvoloso, se siamo all'alba, se siamo a mezza giornata, ma dobbiamo anche pensare alla profondità che stiamo andando, perché un'altra cosa da dire, questo artificiale qui, quando noi lo caliamo a 50 metri, non ha più questi colori. Questo dovete ricordarvelo. Questo artificiale qui a 50 metri diventa praticamente nero in tutta questa zona qui, perché i raggi solari non portano più il colore rosso. Il colore rosso viene assorbito nei primi 10 metri d'acqua, addirittura anche 7 metri. Quindi questo sparisce e diventa nero. Il verde invece si vede ancora, perché i colori come il verde e l'azzurro sono i colori che durano di più nell'acqua. Quindi per acque profonde un artificiale che funziona bene è questo, che è uno scontro tra il verde e il nero, questo perché rimane di questo colore. Per esempio, il Testarossa, questo qui, a 30 metri di profondità, se voi calate una telecamera che non abbia la luce, cioè che non abbia un suo sistema di illuminazione, o se avete qualcuno che fa il sub e ve lo porta a quella profondità e fa una foto, non lo vedrete testa rossa e bianco, sarà testa nera e bianco, perché il rosso a quelle profondità non c'è. Come vedete ci sono tantissime variabili nei colori per i calamari, non è solo una questione di bianco e nero. Poi bisogna dire una cosa, le dimensioni dell'occhio del calamaro rispetto al loro corpo. Gli occhi sono molto grandi, avranno, non so, il 500% in più di volume rispetto ai nostri. Questo vuol dire che loro sono in grado di vedere le cose molto meglio, molto più al buio e molto più lontano. Perché i calamari, per esempio, risalgono in superficie di notte e non di giorno? Perché hanno gli occhi così grandi che recuperano talmente tanta luce, che per loro venire in superficie di giorno ed essere super abbagliati. Questo è il motivo per cui loro tendono, come il pesce spada. Il pesce spada ha l'occhio grande, per questo di giorno sta in profondità, 70-80 metri o giù. Di notte risale fino a 10-15 metri, anche a 10 metri, perché è notte. Allora, eccolo qua. Un'altra domanda. Davidone, io sono oltre i miei limiti. Lo sai che mi devi tenere 10 minuti, mi hai tenuto quasi un'ora. Mi Ma tu sai che quando sono con te il tempo vola, amico mi mio. aspettano in ristorante. Ma guarda, vai via subito. Solo ti volevo dire, rispondere a Oscar Di Mauro. Ciao, io quasi sempre pesco con un braccioletto da 5-7 centimetri. Con questi Davidoni Pro si può usare il braccioletto o snap sul trave? Grazie Davide. Meglio non usare braccioletti. Non vanno bene, soprattutto se lo usi da 7-8 centimetri. Ti spiego anche il perché. Questo Davidone, se non è legato, oppure se è legato con un filo lungo, si metterà così. E il trave sta qua. Non va bene, cioè col filo tirato su. Deve essere legato qui, in modo che lui tira il terminale verso su, ma ovviamente non può andare perché c'è il piombo sotto, e si mette in questa posizione. Quindi niente braccioletti, solo se c'è tantissima corrente. Va bene, dai, con questo abbiamo finito. Vi metterò qui sotto il link per prendere i Davidoni Pro sul negozio di Fabrizio, che finalmente da oggi sono disponibili. Ragazzi, guardate che fino a ieri questi non si potevano comprare da nessuna parte nel mondo. Erano super blindati e super nascosti da tutti quanti. E quindi vi lascio il link. Ricordatevi che c'è anche la maglietta, magari se volete fare la serie e prendere la maglietta è sicuramente un'ottima idea, Che anche per porta farvi bene, la riconoscere maglietta quando vi venite porta a fortuna. trovare. Dimmi? La maglietta porta fortuna. Beh, tutto porta fortuna. E poi non abbiamo detto che ogni 100 magliette ce n'è una dentro con un ticket e arriva il Davidone originale in barca per un giorno, però, non di più. Se ne comprano 100 tutti insieme? No, ogni 100 c'è un ticket, tanto noi ne abbiamo fatte 99, quindi Va siamo bene. salvi. Va bene ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo presto sul canale per altre cose, dai. Ciao ragazzi, grazie Ciao. ancora.
Ciao ciao. Ciao, ciao.